Ciao Simona, Ciao Nico, anche oggi siamo nel nostro bar preferito, sì, che si chiama Caffè Caffè Strasse Strasse 33, 33. per prenderci il nostro caffè, tè. No, soprattutto per farti parlare. Allora, ti prego, hai un argomento oggi che non sia noioso ma Io interessante? credo che l'argomento di oggi sia bellino, cioè Bellino bellino. perché? È bello, via, diciamo, forse Mm, almeno per gli appassionati, ma anche per chi non è appassionato che poi forse ci diventerà. mm. Quindi Allora, parliamo di? è tutto partito da una notizia che ho trovato Ah, del fatto che probabilmente dal 2026 verrà messo in commercio in America da sì? parte di un'azienda norvegese il primo robot domestico. Ma guarda che sei tremendo. È una notizia che ti ho mandato io, adesso esce fuori che l'ha trovata lui. Diciamo che più che altro la cosa mi ha stimolato, no? Sì. Quindi ho cercato di fare delle ricerche e di capire se questa cosa è solamente pura fantascienza oppure si può tramutare in realtà. Perché L'articolo pare che dica di sì, addirittura sì, dà anche il prezzo. sì, addirittura parla di 17.000 euro, Cioè, quindi, un'auto. ma neanche perché oggi le auto costano anche molto di più, Sì, però è vero. può essere un prezzo abbastanza importante, però dicono anche che uno può fare anche un abbonamento, Allora, quindi può magari fare il spieghiamo anche noleggio. agli altri che cosa diceva Ma più l'articolo. che altro io vorrei riprendere un articolo Ah, dell'inizio di quest'anno, ah, sempre parlando, mi viene da ridere, ma le aziende cinesi sono all'avanguardia, o comunque l'Oriente lo è, sì. in quella che è il robot più vicino a quello che è un aiuto umano. Oh, E questo è viene bello. fatta da un'azienda, la Bang, che è un'azienda che fa anche automobili, dove praticamente hanno fatto questo robot sulla base un po' di quello di Elon Musk, Ok. Optimus, che però ha delle caratteristiche migliori. E Cioè, cioè? solo per elencarti è praticamente alto, 1,73 m, quindi un Più o pochino più, meno come te? no, No, è più un pochino alto. più basso di me, Ah, via. più basso. Però pesa meno di me, perché pesa 70 kg Ok. e ha proporzioni quasi perfette, cioè le mani ad esempio sono 1 a 1 Ah. e ha praticamente, come dire, un calcolo di operazioni che è, come dire, assurdo, cioè Cioè, scusami riesce se ti interrompo, non ho capito. Allora, ha le proporzioni di un essere umano, perché quando mi all'incirca dici sì, perché 1,73 è una media, anzi ci sono esseri umani che sono più bassi, anche più sarebbe bassi. più alto di te. Ecco, io sono 1,60 m, però sono una donna. Però ecco, in realtà può sollevare, dicono, fino a chili come 30 kg? ma anche di più, anche di Sì? più. Quindi è pensato sia per lavorare nelle aziende e per lavorare anche all'interno dell'ambito domestico. Oh, sarebbe il mio sogno. Io ti dico, io ho la macchina ce l'ho, la mia Pandina, Ok? che è indistruttibile, meglio di lei non esiste nessuna, no, ce ne sono, però per me è super. Cioè, io questi 17.000 euro, sinceramente, ce li spenderei. Beh, diciamo che Quindi mi è effettivamente... passata la voglia di una macchina nuova, ma mi è presa questa gran voglia di avere questi robot, questi aiuti, Certo, perché tu pensa, no, immagina che aiuto possono dare in casa, quello è soprattutto vero. oggi in un momento come il nostro, dove molte famiglie hanno persone anziane da sole che devono comunque essere assistite da badanti o Certo, infermieri, è eccetera, vero. eccetera, tu pensa che aiuto, che supporto anche a queste persone che hanno bisogno, no, di essere sollevate, quindi Sì, sì, è magari vero. l'essere Beh, umano comincia a avere sempre dolori, quindi cose varie, è un aiuto è per un aiuto questi. certo, Eh, pratico, anche perché effettivamente oggi diciamo che uno dei settori che sta aumentando in un'epoca in cui c'è la crisi è quello proprio dell'assistenza sanitaria ad anziani o anche a persone disabili. certo, Pensare che un domani uno abbia un supporto del genere non è male. certo. Diciamo che la cosa che mi ha fatto un po' sorridere è il fatto che lo studio sui robot c'era già da molto tempo, Sì,
però c'era la problematica dei programmi. Ora, con il discorso di intelligenza artificiale, addirittura loro uniscono queste cose, non due tipi, ma due livelli di intelligenza artificiale. Uno è chiamato il Turing AI e l'altro invece il sistema software è il Tiani iOS. Non ho capito niente, non so di cosa serve, Ok, cioè per me è però in arabo. realtà possono calcolare, elaborare trilioni di operazioni al secondo. Ok. Adesso mi viene da sorridere perché a volte ci sono in degli ambienti lavorativi persone che non sono Einstein. Quindi si teme che in realtà queste persone questi robot, adesso già mi viene persona, Vabbè. questi robot, questi androidi, questi sistemi automatici possano diventare molto più intelligenti di molte persone che lavorano in determinati ambiti. Vabbè, ma quello E quindi è questa cosa mi fa un po' normale. sorridere perché effettivamente in alcuni casi non è che ci vuole poi tanto. Esatto. Però va bene. Vabbè, dimentichiamoci che questi robot, questi software sono comunque creati dall'uomo, quindi da persone che già sono È comunque vero. di un livello di intelligenza abbastanza alto, quindi poi che la macchina, il robot possa essere utilizzato anche in maniera negativa purtroppo, ma lo sappiamo, il bene e il male c'è. Questo, come dicevo con tua mamma l'altro giorno, perché, anche un coltello può essere utile per tagliare, mi diceva lei, sai, il Certo, coltello può essere utile per tagliare il pane, ma anche per per uccidere, è uccidere, no? vero, è Quindi vero. tutte le cose possono essere delle armi Beh, questa o cosa diciamo è un po' quasi cinematografica come paura, no? sì, C'è sì. sempre stata la paura del Del robot, robot poi, che si ribella che poi all'uomo se e non che erro il robot prende. è una parola cecoslovacca che significa lavoratore schiavo, quindi Beh, diciamo che è una parola che anche in Polonia usano, no? Robota significa lavorare, no? eh, Robota. Quindi poi qualcuno sì, ci smentirà se le nostre sì, informazioni. adesso Ripetiamo, non siamo esperti, diciamo, per no, parlare, anzi, sono pur un po'. parlé, noi siamo Sì, qui così. sembra il cameriere quasi quasi ordino un caffè. Però vabbè, intanto Ma tu continuiamo. non sei normale. Vedo, Cioè, vedo che è occupato, vedo ma che è tu occupato. dimmi adesso dove vedi il cameriere, per Sì, favore. sì, no, lo vedo che sta giù Cameriere comunque. robot. Sì, Troviamo già il cameriere robot, in magari. alcuni ristoranti già c'è Guarda, comunque. però devo dire, tu per esempio, non me lo compreresti un robottino per casa? Cioè, Sì, già si sì, vendono i robottini certo, a però 200 diciamo euro anche che... che a volte sì, a volte queste cose poi allettano vedendo le cose in offerta, quindi per ora è tutto nella carta, come quando Beh, però il uscivano. 2026 è a Certo, breve, certo, se pensi che certo, negli Stati Uniti questa cosa già è possibile farla, certo. insomma, comunque tutto questo il cinema ce l'aveva già preannunciato, Ah, devo dire, no? beh Quindi sì. già con Io Robot, ti ricordi Ah il sì, film? quelli con Will Smith, Già quello era basato su un libro di Isaac Asimov. bravo, poi vogliamo... Ah, ok, ok, va Ecco, bene. quindi, Ogni ma tanto ce ne viene fuori sono il lato nerds che tantissimi viene. di film, L'uomo bicentenario, per esempio, Certo, film assolutamente, bellissimo, molto no? bello con Io Robin e Williams. Caterina, dai, anche il cinema italiano con Alberto Sordi aveva Ah, è annunciato lei vero, che faceva assolutamente, la sì, cameriera in casa e poi addirittura nasce pure un un sentimento, un amore, sentimento, perché sì. poi non lo so come mai, ma la relazione, cioè si instaura una relazione anche Beh, se è il una fatto stesso macchina. che uno crei dei robot che abbiano forma umanoide forse è il nostro senso di umanizzare qualsiasi Però cosa. scusami, anche quando guidi la macchina, no? Cioè ci affezioniamo alla nostra macchina e troviamo un legame con lei e sappiamo dirigerla, guidarla. Beh, oggi poi le macchine di oggi, vabbè, questo magari è un altro argomento che tratteremo Sì, un'altra volta, però sono esatto, molto simili a quella di kit di supercar che, anzi, in esatto. alcuni casi, se in tutti l'ha superata come cosa. Esatto, però la robotica è già entrata, a parte nel cinema che ci aveva annunciato già tutto Assolutamente, questo, quindi certo. noi siamo in parte, come dire, oramai
preparati ad accogliere questa nuova certo. forma di aiuto, no? Io sono molto positiva rispetto a queste cose. Anche proprio a livello domestico mi piacerebbe molto, no? Già l'aspirapolvere o la lavatrice o la lavastoviglie è un robot, se ci Beh, pensi, sì, diciamo che perché comunque possono ti essere. lava e no? Ma Ecco. diciamo che ecco, la cosa che più che altro puntavano gli articoli di adesso era proprio questa cosa dell'intelligenza artificiale unita a elementi o automi che in realtà svolgono operazioni che Sì. oggi Esatto, e purtroppo. devo dire che anche nella moda, il robot si sta scusate, ma io cado sempre lì, non ti sei Certo, sì, informato sì, ma tu, nella di moda niente. no, Moda diciamo che so che ci ci sono in sono Oriente, in state grandi città, degli specchi che in qualche modo ti fanno vedere come staresti con un tipo di ecco, quello te lo abbigliamento. comprerei subito Ok, perché forse ok. avrei un pochino bisogno. Devo dire che invece anche gli stilisti hanno cominciato già da tempo, comunque, anche nelle sfilate, per esempio, a utilizzare Mm, questa forma robotica, no? Non solo a livello scenografico, ma anche proprio facendo sfilare, scusate, proprio i robot, no? Quindi que- sulla passerella, questa no? cosa è, Ma è cioè, un mondo che ha sempre affascinato, no? Anche se ben ti ricordi, quando eravamo giovani, c'erano queste donne androidi, no? Che le vestivano con sì, questi sì. tessuti metallici, Beh, sì, beh, argentati, insomma, sì, voglio dire, diciamo c'è che. sempre stato, no? Beh, sì, il fascino sono anni che c'è di questa cosa, diciamo che siamo arrivati quasi a un momento di svolta Sì, dove sì. la fantasia è diventata Esatto, realtà. beh, poi ci sono fabbriche, per esempio, come Louis Vuitton e Hermès, loro utilizzano già una forma robotica per Sì, cucire borse, scarpe, quindi proprio loro sono arrivati a dei livelli mica come te lì alla fabbrichetta. vabbè, ok. Ce l'avete anche voi il robot. Sì, anche noi abbiamo. No, no, è molto avanzata la nostra azienda. Sì, Va bene, va bene. ok, io sono arrivato proprio nel momento in cui necessito di un caffè, quindi Ah, va finito. lasciamo i nostri amici Ecco, ai io loro, alle sì. loro cose e magari chiediamo anche il loro parere, il loro punto di vista, Ah, che sì, cosa ne sì. pensate? Cioè, Potete scriverci, per voi potete... è una cosa positiva? Ha dei lati negativi, cioè magari toglierà il lavoro a determinate persone, oppure aiuterà l'uomo in determinate mansioni che oggi sono diventate difficoltose, gravose, o addirittura manca anche il personale per svolgerle. Esatto, bene, noi vi diamo appuntamento magari al nostro prossimo video. Grazie per averci seguito. Ti piace come chiusura? Sì, perfetta. Ciao. Ciao.